Facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter. Voglio parlare un po' del mercato dell'Inter, perché in queste ore giustamente abbiamo dato la priorità al campo, abbiamo parlato di tattica, degli errori, degli episodi, delle discussioni anche che sono emerse da una notte epica come quella di Monaco di Baviera, una notte che però ci ha lasciato anche degli indizi ancora sul mercato dell'Inter, su quello che potrebbe accadere nell'estate 2025, anzi su quello che accadrà nell'estate 2025, con una direzione di mercato intrapresa con l'arrivo di Octree, soprattutto in vista della prossima estate, che è molto netta e sempre più chiara. Allora, arrivati a questo punto, un Inter che sta entrando nel vivo con diverse trattative, si sta parlando tantissimo di Luis Enrique, vi porto un aggiornamento, c'è una novità anche su Frattesi da tenere sotto osservazione, in generale c'è grande fermento per un mercato, quello 2025, che sarà come? Ne parliamo in questo episodio di oggi. Ben ritrovati allora amiche e amici passioni interisti in questo nuovo contenuto. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così continuiamo a crescere, vogliamo arrivare quanto prima agli 80.000 iscritti su YouTube, ci siamo quasi, quindi mi raccomando continuate a spingere sul tasto iscriviti. Parliamo di mercato come detto, lo voglio fare a partire dalle parole del presidente Marotta che è intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro il Bayern Monaco ed è stata un'intervista in cui secondo me sono emersi i 5 punti più uno da seguire per il prossimo mercato estivo dell'Inter, i 5 obiettivi da perseguire, diciamo così, per il mercato dell'Inter, che abbiamo elencato in questa grafica, dove troviamo i giovani, perché sarà un mercato alla ricerca anche di giovani da inserire in questa squadra, di colpi giovani per poter anche patrimonializzare la rosa dell'Inter, come ha detto lo stesso Beppe Marotta. E questo è un tema dove, lo dico subito, io vado un attimino cauto, nel senso che l'idea di andare a prendere dei nuovi Bissek, dei nuovi giocatori da poter costruire in casa, di poter costruire in casa nostra i nuovi Barella e i nuovi Lautaro, è un'idea che mi piace e immagino, credo, anche da quello che leggo, stia, diciamo, fomentando, ecco, comunque stia accendendo molto l'entusiasmo anche di tanti tifosi. Il tema però è sempre quello, nel senso che di andare a prendere effettivamente i Barella e i Lautaro, cioè giovani che però siano anche in grado di fare la differenza e di crescere in una maniera molto molto importante. In queste ore dove abbiamo visto anche il PSG brillare con una squadra che è stata molto ringiovanita, il PSG va a prendere Desiré 2 a 19 anni, 55 milioni ed è un giocatore fortissimo. I giocatori fortissimi costano queste cifre qua, quindi degli investimenti molto molto corposi. Per cui giovani sì, ma l'Inter ha bisogno di giocatori giovani e forti, anche se poi su questo tema svilupperò, anche perché lo stesso Marotta ci ha tenuto poi a dire che sì, giovani, ma tenendo sempre bene a mente che l'Inter ha bisogno di fare un mix con giocatori esperti, anche se poi sul tema di poter prendere giocatori a parametro zero come Müller, come De Bruyne, i nomi che gli hanno fatto come esempi, mi è sembrato piuttosto cauto, mentre ha ricordato anche l'importanza dello zoccolo duro di italiani. Quindi sarà un Inter che dovrà fare ancora una volta un mix di giovani esperti e zoccolo duro di italiani, quindi anche qua attenzione a dei nomi di italiani come Ricci per esempio, che continua ad essere un obiettivo dell'Inter, anche se piace molto anche al Milan. Qualcuno continua a vociferare di Tonali, che però trovo difficile viste le cifre, sia che chiede Newcastle che il giocatore per via dell'ingaggio, ma lo mettiamo anche lì come profilo da tenere d'occhio proprio per il discorso di zoccolo duro di italiani giovani e forti. E sul tema esperti mi ricollego poi al quarto punto, al quarto obiettivo da raggiungere, la riduzione degli ingaggi. Marotta è stato abbastanza chiaro in questa intervista a Sky, per me ha fatto capire che c'è l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi in questa finestra estiva di mercato e questo quindi cozza un po' con l'idea di andare a prendere quindi questi profili a parametro zero che ti chiedono degli ingaggi importanti. Si lavorerà invece su degli investimenti, sui cartellini, come detto, per creare poi del valore e per abbassare anche l'età della squadra. Questo sarà un altro obiettivo che l'Inter dovrà perseguire stando a quello che ci ha detto Beppe Marotta, per un Inter che il più uno, l'obiettivo più uno che vi dicevo prima, dovrà essere comunque vincente, perché rimane l'idea, l'obiettivo, rimane sempre quello che diciamo che sì, il player trading è importante, è fondamentale, è verissimo, ma quello che fa veramente crescere una società come valore, ed è quello che vuole fare anche Octree chiaramente, è e rimane il campo, sono i risultati sportivi, è il palcoscenico della Champions, sono i trofei quelli che ti fanno crescere come valore e fanno crescere la società. Quindi
Ringiovanire, okay, sono d'accordo. L'Inter secondo me ha anche bisogno di un po' di freschezza a livello di nomi per riaccendere anche un po' l'entusiasmo di, alcuni tifosi che vogliono vedere anche dei volti nuovi, vogliono scoprire anche dei giocatori nuovi e sono d'accordo. Il tema però appunto è che all'Inter servono giocatori forti più che giovani, nel senso che la distinzione per me non è mai tra giovani e forti, tra giovani e vecchi appunto, ma tra giocatori forti e meno forti, però ci sta a voler abbassare l'età media, attenzione però, ecco, a non prendere giovani in quanto tali, ma giovani perché vedi un valore da poter far aumentare. E questo, lo dico soprattutto alla luce di quello che è il momento dell'Inter, che è un momento molto importante anche per il prossimo futuro, perché siamo in una fase in cui abbiamo un allenatore bravo, che può davvero essere il Ferguson, il Wenger con le dovute proporzioni, sperando di poter fare anche meglio addirittura, chi lo sa, nel corso di tanti anni. C'è una dirigenza stabile che in Italia sa come muoversi, sa come funziona il calcio italiano e vediamo quanto questo faccia la differenza rispetto a tanti altri progetti che invece sono mediaticamente molto esaltati e poi si sciolgono con le difficoltà di un calcio molto complicato come quello italiano. C'è un gruppo solido dove i big veri, o comunque la colonna portante di questo spogliatoio ha ancora diversi anni importanti di carriera davanti, Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, Thuram stesso, eccetera, eccetera. Quindi accanto a questi puoi andare ad inserire dei giocatori che puoi far crescere insieme agli esperti, considerando comunque sempre che all'Inter di pazienza poi ce n'è pochina a livello di pubblico e non solo, quindi non puoi prendere veramente dei giocatori verdissimi, da poter inserire. Fermo restando poi che ci sono dei ruoli, in questa squadra che, lo stiamo vedendo, sarà molto difficile andare a toccare, nel senso che, il sostituto di Mkhitaryan, il nuovo Mkhitaryan per esempio, sarà un ruolo molto difficile da sostituire e da trovare comunque secondo me, un sostituto all'altezza. Lo stiamo vedendo già oggi dove Zielinski per me era il profilo, t in linea con tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora come mercato, era davvero il profilo giusto su cui puntare. Quest'anno sta avendo diverse difficoltà, frenato anche dagli infortuni, ma non solo, nel sostituire Mkhitaryan. Quindi trovare un sostituto di un giocatore così importante non sarà semplice. Trovare il centrale di difesa, gli attaccanti, comunque che negli ultimi anni, le alternative ai titolarissimi non sono andate benissimo, per vari motivi, non sarà, molto, molto semplice. Quindi, ehm, serviranno anche degli investimenti corposi. In questo senso, in queste ore, come vi dicevo, si sta parlando tanto di Luis Enrique, che ne abbiamo già parlato 2 settimane fa e di nuovo nelle scorse ore. Luis Enrique è un profilo, il brasiliano del Marsiglia, un'ala che è stato riconvertito adesso a quarto di centrocampo nella zona dove agisce il nostro Dumfries, che va molto nella direzione del progetto Oak-Tree annunciato da Marotta, perché tanto Marotta, a parole ha confermato l'interesse per questo giocatore, però poi ha allargato il discorso, ha detto: "Sì, è un buon giocatore, ma ne abbiamo tanti altri sul taccuino", un pochino a sviare. A seguire c'è stata anche una piccola, non so se una svista, una gaffe di Marzio o semplicemente un errore che in diretta può capitare, perché Di Marzio ha poi detto l'Inter ha praticamente bloccato Luis Enrique come ha confermato Marotta. In realtà Marotta non ha detto che l'Inter ha bloccato, però non so se magari Di Marzio parlandone anche dietro le quinte ha qualche notizia in più su quest'Inter che si sarebbe mossa così in anticipo, anche per anticipare lo stesso Bayern Monaco che si è interessato a Luis Enrique. Però ecco, l'Inter ci sta provando, questo sì, e di sicuro questa operazione Luis Enrique, come ne parlavamo l'altro giorno in diretta, è un'operazione che ci dice delle cose da analizzare, da non sottovalutare, a prescindere dal fatto che si faccia o no. L'Inter che ci stia provando ci dice, che dopo Sucic ci sta provando per Luis Enrique e lo vuole fare in fretta, si sta lavorando anche su un attaccante in vista del mondiale. C'è la possibilità che l'Inter concluda addirittura un triplo colpo prima del mondiale per club, sfruttando anche la finestra di mercato dal 1° al 10 giugno, con il nome di Castro che piace sempre tanto, ma come vi avevo detto si sta monitorando anche Krstovic del Lecce e adesso stanno arrivando anche altre fonti a confermare quello che vi avevo riportato. Non vi escludo, attenzione, che possa spuntare anche un nome estero anche qua per l'attacco, attenzione, e in questo senso questa direzione che sta prendendo il mercato dell'Inter ci dà varie indicazioni. Ci dice intanto, un Inter che guarda al mercato estero di più rispetto, agli ultimi anni ed è disposta quindi a fare degli investimenti sui cartellini di questi giocatori. Dopo tanto tempo, soprattutto mi viene da dire, è pronta a fare degli investimenti prima
che arrivino delle cessioni, perché su Ciccio Preso si sta lavorando, come detto, a Luis Enrique in fretta e c'è anche questa ipotesi dell'attaccante. Si va poi su dei profili che sono comunque seguiti anche da altre big, quindi che qualcosa di buono sicuramente hanno. Allo stesso tempo io su Luis Enrique ho sollevato qualche piccolo dubbio, nel senso che si sta parlando comunque di un giocatore da 30-35 milioni nelle valutazioni del Marsiglia. L'Inter vuole abbassare a 20-25 come cifre, sono comunque delle cifre molto importanti per un giocatore che va bene che i brasiliani costano sempre di più, i brasiliani hanno sempre valutazioni molto più alte, però ha fatto un anno solare, un anno pieno, ecco, ad alto livello al Marsiglia e da 6 mesi soltanto sta giocando nel ruolo in cui l'Inter lo vorrebbe poi schierare. Mi chiedo poi se arriva per fare il vice Dumfries, come credo, o se c'è qualcosa di mercato su Dumfries da tenere d'occhio. Comunque ad oggi lo stiamo vedendo che 2 giocatori di grande livello anche sulle fasce servono, quindi un rinforzo in più anche lì è necessario. Direi che finisce definitivamente alla porta Buchanan, che al Villarreal sta cominciando a far vedere qualcosina e visto anche l'esempio di Buchanan, poi la fretta di lavorare e di andare a prendere eventualmente Luis Enrique potrebbe essere anche un modo per poterlo integrare meglio, con più calma e non commettere lo stesso errore che è stato commesso per esempio con il canadese. Comunque anche per Luis Enrique stiamo parlando, come detto, di un investimento significativo che magari puoi abbassare anche con l'utilizzo delle contropartite, visto che con il Marsiglia ci sono dei buoni rapporti. Ci saranno degli AD sicuramente a parametro zero che libereranno dello spazio. Ci saranno poi, secondo me, anche delle cessioni più o meno di contorno, perché un tema caldo, come dicevo anche in apertura, rimane sempre, per esempio, quello relativo a Davide Frattesi, perché questi gol come quello di Monaco di Baviera non impediscono, anzi, il tema si riproporrà a giugno con ogni probabilità. Ci sono diversi giornalisti esperti di mercato che stanno scrivendo proprio in queste ore, in questi minuti, che il Napoli sta tornando alla carica proprio in questo momento per cercare di muoversi in anticipo e cercare di bloccare il giocatore prima possibile, con l'Inter che chiede 35-40 milioni. Questa è la valutazione che l'Inter fa di Davide Frattesi. Occhio, c'è sempre la Roma anche da tenere d'occhio. Stavo leggendo l'intervista a Ranieri sul Messaggero e Ranieri diceva che la Roma dovrà prendere dei giocatori che sanno fare gol. Ha detto una frase del genere. Comunque ha parlato di giocatori che portano gol alla Roma e se c'è una cosa che non manca a Frattesi, diciamo, è proprio il senso del gol, sono proprio i gol che non mancano. Quindi Ranieri, tra l'altro, aveva già espresso il suo gradimento anche pubblicamente per Frattesi. Mi dispiacerebbe, francamente, perché Frattesi integrato in questa Inter lo vediamo che cosa ti può portare, però se lui non è felice in questo ruolo e ti portano soldi pesanti, puoi andare sul mercato con quei soldi a completare la rosa, anche per esempio con un centrocampista più strutturato, per avere un giocatore anche diverso fisicamente, per esempio, con cui completare la rosa. Fatto sta comunque che siamo in una fase già molto calda del mercato che vedrà l'Inter protagonista appena si chiuderà la stagione, subito nei primi 10 giorni di giugno dovrà fare tante cose. In queste ore tra l'altro c'è Pastorello che gira per Milano, quindi attenzione anche ai discorsi per De Vrij e Acerbi, sui cui contratti bisogna fare chiarezza in vista del mondiale e non soltanto. Vi volevo portare queste riflessioni perché sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, ecco, di questa direzione che sta intraprendendo il mercato, dei giovani, creare patrimonio e tutto quello che abbiamo detto. Volevo condividervi la mia opinione per sapere la vostra e per confrontarci poi in diretta alle 19:30. Quindi vi aspetto poi live di questi temi e non solo. Tra l'altro ne stiamo parlando molto anche nel club di Passione Inter, la nostra community con abbonati da tutto il mondo che tengono acceso il motore di Passione Inter. Quindi se vi piacciono i contenuti che vi portiamo, i nostri approfondimenti, le notizie, tutto quello che facciamo, ecco, sappiate che possiamo farlo solo e soltanto grazie a voi che ci supportate con il club di Passione Inter. Quindi vi aspetto lì, ci vediamo su passioneinter.club e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.